Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Ho sentito molto parlare di questa meraviglia della tecnologia fine anni 90. Parliamo della Mercedes AMG CLK LM del 1998. Questa macchina la conosco benissimo nei vecchi Gran Turismo, ma su Gran Turismo 7 fino a ieri non l'avevo mai guidata nonostante già l'avessi acquistata proprio agli inizi del gioco. In molti utilizzate questa macchina per farmare sul World Touring Car 800, la pista di Sardegna, e incuriosito dalle varie storie che raccontate su questa macchina ho voluto provare anch'io, nonostante se mi seguite da tempo sapete benissimo che preferisco di gran lunga il circuito di Tokyo, lo ritengo molto più difficile, molto più spronante a correrci di nuovo, ecco. In Sardegna dopo 2 o 3 gare la monotonia insomma l'ha fatta padrone. Comunque ho preso questa macchina, ho fatto la prima discesa in pista con gomme dure, non toccando il setting di default, andando solo a limitare i punti prestazione tramite la potenza, e devo dire che sono rimasto molto sorpreso. Una guidabilità nonostante le gomme da corsa dure, veramente agile, entrava in curva già benissimo, leggermente sottosterzante almeno per i miei gusti, comunque velocissima, e stranamente ho fatto tutta la gara. Di norma faccio sempre un giro, do un aggiustamento, 2 giri, altri aggiustamenti e così via. Invece mi sono fatto tutta la gara di filato. Ora io sicuramente non sto a livello di conoscenza del circuito di chi come voi magari invece preferisce la Sardegna e quindi ci gira sempre, quindi so già benissimo che voi riuscirete a fare molto meglio. Nella prima gara, non conoscendo bene la pista, non avendo un feeling con la macchina, con gomme quindi da corsa dure e nessuna modifica all'assetto, ho chiuso in 25 minuti e quasi 40 secondi se non erro. Però non sono rimasto soddisfatto della strategia gara. Una sosta per me era troppo poca, ho dovuto gestire il carburante, quindi sono tornato sul setting della macchina, ho modificato l'assetto, l'ho reso più rigido, più sovrasterzante, era troppo sottosterzante come dicevo per i miei gusti, e sono andato con gomme da corsa medie per ottenere ancora più appoggio in curva. Ho fatto qualche giro di prova e poi ho fatto la gara che vedrete, dove sebbene come vi dico non ho confidenza con questa pista, sono riuscito ad arrivare da subito a 25 minuti commettendo diversi errori, anche un paio di uscite sull'erba non esaltanti, comunque che ti fanno perdere quel secondo, secondo e mezzo in un giro. Ne è uscita quindi un'ottima macchina, veramente soddisfatto del risultato. Sembra quasi una macchina da Formula 1, è facilissima da guidare, forse troppo facile anche, ma divertente. Quello che cerco io in questo ultimo periodo di assenza di campionato è proprio il divertimento. Non potendo fare le gare giornaliere perché lì divento matto con la scorrettezza della maggior parte dei player, preferisco creare questi assetti e portarvi questi contenuti. Comunque voglio divertirmi nel farlo e questa è una macchina per divertirsi, ve la consiglio assolutamente. Su quest'auto non dovete installare nulla in GT Auto. Io ho cambiato i cerchi in lega, ma comunque le dimensioni sono fisse, non potete cambiarle né le dimensioni né la larghezza del cerchione né la larghezza del canale. Quindi nulla da fare in GT Auto. Se volete cambiate i cerchi e mettete quelli che volete voi. Se vi piace questa livrea replica che ho fatto della Mercedes 2022 Formula 1, la trovate sempre nella vetrina del gioco cercandola col tag DR46. Oltre a questa troverete tutte le mie altre creazioni. Entriamo nel setting direttamente dal menu di gara. Come abbiamo detto, gomme da corsa medie, le sospensioni sono personalizzabili di serie, non dovete installare nulla. Questi i valori che dovete inserire. All'anteriore abbiamo la divergenza, quindi 0.05 a sinistra. Al posteriore abbiamo convergenza, quindi 0.15 a destra. Il differenziale è personalizzabile di serie, questi sono i valori che dovete inserire.
la deportanza 560 all'anteriore, 850 il massimo al posteriore. La ECU personalizzabile da installare, la regolazione della potenza al 73%. Installate anche una zavorra, la impostate a 112 kg, la posizionate a meno 4, quindi leggermente all'anteriore, teniamo il 50 e 50 dei pesi. Limitatore di potenza non va installato. Installate invece un cambio personalizzabile da corsa, una velocità di punta di 200 km/h. Andate prima sul rapporto finale, quindi portatelo a 2.494, modificate i rapporti partendo dalla prima marcia per ottenere i valori che vedete. Installate un turbocompressore ai medi regimi. Tutto quello che vedete è di serie sulla macchina. Il controller freni impostatelo a 1, aiuterà la macchina ad entrare meglio in curva e prendere la corda. Nulla da installare su elaborazioni motori o carrozzeria. Per gli aiuti, in questa macchina, sia per la sua configurazione, quindi un'elevata deportanza e comunque un bel grip a terra, sia per come ho lavorato sui rapporti del cambio, soprattutto delle basse marce, non serve nessun tipo di controllo, quindi controllo trazione a 0, controllo stabilità disattivato, aiuto al controsterzo disattivato. Andiamo in gara.
Sono veramente soddisfatto del risultato di questo setup, la macchina è veramente divertente da guidare, credo lo sarà anche col controller. Come sempre vi chiedo di lasciarmi nei commenti un feedback per quanto riguarda la guida proprio con il controller. Da quando è uscita la 1.25 sembra che il gap tra la guida col volante e la guida col controller si sia accentuato, quindi vi chiedo di farmi capire se la strada che ho intrapreso di sviluppo sia compatibile anche con la guida col controller. Se volete sapere la prossima macchina che svilupperò, ma torneremo a Tokyo, iscrivetevi al mio nuovo canale Instagram. Se invece volete seguire in diretta lo sviluppo di questa macchina e delle prossime che farò, iscrivetevi al mio canale Twitch, attivate la campanella, riceverete le notifiche di quando sarò in live. Potrete farmi domande, capire anche perché vado a toccare determinati settaggi rispetto ad altri, in modo che se non sapete, se non siete pratici con le modifiche dei vari valori, potete capire perché si interviene proprio su determinati valori e poter cominciare a sviluppare i setting personalmente, perché comunque il setting rimane strettamente personale. Non è detto che il setting che è perfetto per me sia perfetto per voi. Ognuno di noi ha il suo stile di guida, ognuno di noi controlla col suo device, quindi il mio setting perfetto, ideale, non può essere il vostro, può essere un ottimo punto di partenza, ma è difficile che sia perfetto per voi. Detto questo ragazzi, vi chiedo di lasciare un like, condividere il video se vi è piaciuto, ma soprattutto iscrivetevi al canale, la vostra iscrizione è solo un click per voi, ma è un grande stimolo per noi creator a portare sempre nuovi contenuti. Vi ringrazio di avermi seguito, ciao ragazzi, alla prossima!